Salve a tutto il popolo di YouTube, questo è Phoenix Roboro e benvenuti in questo nuovo video. Tutti noi conosciamo chi sia Superman. Per chi non lo sapesse, è uomo alto, muscoloso, straniero, forse importato, senza permesso di soggiorno, così straniero che è alieno. Originario di un pianeta chiamato Krypton, i cui abitanti come peculiarità possiedono le cellule capaci di assorbire le radiazioni emesse dalle stelle. Ecco perché sulla Terra risulta essere un supereroe con capacità fuori dal normale, e non stiamo parlando di cose semplici. Riesce ad emettere starnuti ad una velocità dell'ordine del Mach 3. Ma, questo essere apparentemente invincibile trova il suo punto debole in una roccia. Ebbene sì, avete capito, una roccia, un minerale, come volete chiamarlo, meglio conosciuto come criptonite. Ebbene signori, in questo video analizzeremo il perché questa pietra sia così letale per Superman. Da dove proviene intanto questo minerale? Le sue origini sono da ricercare ovviamente sul pianeta natale di Superman, che sul pianeta Terra è conosciuto come Clark Kent, ma il cui nome di battesimo, se così si dice anche a Krypton, è Kal-El. Il pianeta di Krypton ospita una civiltà molto sviluppata, che nell'arco di tutta la sua esistenza ha cercato di espandersi e conquistare i pianeti vicini, fino al momento in cui, a causa di un collasso del nucleo interno, il pianeta fu destinato ad esplodere. Poco prima che questo avvenisse, i genitori di Kal-El spedirono il proprio figlio nello spazio con le coordinate della Terra, pensando bene che il loro figlio sarebbe stato venerato praticamente come un dio. Ecco il problema. Il viaggio nella navicella del Pargolo trasportò con sé i detriti dell'esplosione del proprio pianeta, che conteneva il minerale in questione. Non passò molto tempo prima che i genitori adottivi di Kal-El, che ribattezzarono appunto Clark, scoprissero che il proprio figlio, nemmeno ponendo vena di cortisone, riusciva a riprendersi dal contatto diretto con la criptonite. Clark quindi visse la sua vita cercando di nascondere i suoi poteri, ma suo padre aveva un sogno. Sperava che un giorno l'umanità sarebbe stata pronta per accettarlo come il proprio supereroe, e questo sogno si realizzò quando Clark giunse all'età adulta. Peccato che il padre non visse abbastanza per vedere ciò che aveva soltanto immaginato. Riposa in pace, Kevin Costner. Come sappiamo bene, quando si raggiunge una certa fama, oltre ad avere followers, ci tocca sopportare anche gli haters. E chi meglio di Lex Luthor può rappresentarli? Fu uno dei primi a speculare sulla possibilità che Superman avesse un punto debole e a sfruttare quindi il minerale per scopi malvagi. Ma che effetto ha la criptonite su Superman? Apparentemente sembra che lo privi di tutti i suoi poteri, ma in realtà non è così semplice. Infatti, il minerale emette delle radiazioni e allo stesso tempo sembra ricercare ed assorbire tutta l'energia emessa dalle stelle, che lo irradiano direttamente. È proprio questo quello che fa con Clark, le cui cellule sono rinforzate dalle radiazioni stesse della nostra stella, solo che la cessione di tale energia porta ad una disgregazione stessa delle cellule, risultando quindi letale se l'esposizione è prolungata nel tempo. Ma di cosa è composta la criptonite? Perché chiamarla proprio così? Allo stato naturale, nell'universo DC, si presenta di colore verde, fosforescente al buio. Come l'uranite, che contiene l'uranio, avendo la stessa desinenza, possiamo pensare che possiede il criptonio e che quindi sia una pietra risultato di un composto di elementi. Ma la parola criptonite ci porta anche a quella del meteorite, ovvero una roccia che si muove senza un'orbita nello spazio fino a quando attratta da un pianeta non vi si schianta e una volta al suolo viene ribattezzata appunto meteorite. Tutto questo per dire che la roccia criptonica galleggiava nello spazio e schiantandosi è stata rinominata criptonite. Ve ne sono anche di diverse versioni. Abbiamo detto verde, che risulta letale per i criptoniani, ma anche rossa, i cui effetti sono imprevedibili. Tipo Superman si è ritrovato ad essere prima un nano, poi un gigante, poi un umanoide con la testa da formica e infine anche un drago. Cioè un drago. Boh. Bianca, che altro non è che la versione dei nostri diserbanti, visto che elimina ogni genere di flora di origine kryptoniana. Poi anche rosa, blu, dorata, eccetera. Ma non vogliamo scendere nel dettaglio per adesso, preferiamo soffermarci qui. Bene, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e fateci sapere nei commenti se avete voglia di un video in cui elenchiamo tutte le tipologie di criptonite. Non dimenticate di iscrivervi al canale se siete nuovi e di spuntare la campanellina per ricevere notifiche sui nostri video. Un saluto!